Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove vi darò alcuni buoni consigli per tinteggiare i soffitti a pennello. Piccole nozioni pratiche all'inizio del video e poi partiamo con il pennello. Ma tutto questo dopo la sigla. Buona visione! Bene ragazzi, quando acquistiamo un nuovo barattolo di vernice, che sia lavabile, semilavabile o quarzo non importa, è buona norma dargli una bella girata all'inizio per far sì che tutti i componenti, compreso i pigmenti, si miscelano alla perfezione tra di loro. Prendiamo un bel bastoncino e la giriamo per bene. Ecco qui. Ok. La seconda cosa da fare ragazzi è determinare quanta pittura ci serve per il nostro soffitto. Questo prodotto ad esempio ha una resa da 10 a 12 metri quadri per litro con una sola mano. Quindi se dobbiamo fare una cucina di 9 metri quadri ci servirà un solo litro di pittura per una sola mano. Per due mani 2 litri. Per quanto riguarda invece la diluizione del prodotto dobbiamo aggiungere un 25-35% di acqua in base alla modalità di applicazione. Ma senza fare mille calcoli sulle proporzioni e svariati misurini, c'è un metodo molto semplice per diluire la pittura. Prendo un secchio blu, così potete vedere meglio. Mettiamo un litro o 2 litri di pittura nel secchio. Come possiamo vedere è molto densa e a questo punto aggiungiamo un po' d'acqua e iniziamo a girare. Dobbiamo girare bene affinché l'acqua che stava a galla non si vede più. A questo punto tiriamo su il bastoncino. Se la vernice crea un solco, allora vuol dire che è troppo dura ancora e bisogna aggiungere altra acqua. Tiriamo su il bastoncino. Quando la vernice colerà e non creerà dei solchi, vuol dire che la diluizione è perfetta. Se invece schizza eccessivamente, vuol dire che la vernice è troppo lenta. Se vi accorgete di averla fatta troppo lenta, a questo punto basterà aggiungere un altro pochino di prodotto. Bene ragazzi, andiamo a verniciare questa piccola porzione di soffitto del garage, che sono all'incirca 3 metri quadri. Così posso farvi vedere bene la tecnica che uso io per avere una superficie più uniforme possibile. Prima di iniziare a verniciare è consigliato sempre bagnare bene le setole del pennello, così perderà meno peli. E per prelevare la pittura dal secchio dobbiamo immergerlo per 2 al massimo 3 cm, così. Diamo un colpo secco per eliminare la vernice in eccesso e iniziamo a pitturare. Bene, immergiamo il pennello e iniziamo dall'angolo, profilando il soffitto vicino alla parete. E facciamo prima questa fascia qui, poi facciamo il laterale fino a dove arriviamo con la scala, poi passiamo all'altro laterale e iniziamo a dare delle pennellate incrociate con i laterali. Quando si riparte da uno stacco all'altro bisogna partire a 20 cm di distanza, così. E poi stiriamo la vernice verso il primo tratto che abbiamo fatto. E si va avanti, sempre a 20 cm dall'ultimo tratto verniciato. E la stiriamo. Mettetevi sempre in controluce, almeno possiamo vedere dove siamo arrivati con le ultime pennellate. Adesso proseguiamo con i laterali, sempre per questo verso, ovviamente anche da quest'altra parte. E a 20 cm da dove eravamo rimasti ripartiamo. Primo pezzo e secondo pezzo. E andiamo avanti così, 1 metro quadro per volta.
Mi raccomando, usate solo la punta del pennello, non bisogna premere con il pennello perché altrimenti lasceremo delle righe. Leggero, bisogna accompagnarla alla vernice. Così. Arrivati fino a qui, facciamo la chiusura del soffitto verso la parete opposta. Profiliamo sempre vicino la parete e stiriamo bene la vernice. Perfetto ragazzi, ovviamente per fare un bel lavoro bisogna sempre dare almeno 2 mani. Per fare le pareti si inizia sempre dalla parte alta della parete e il pennello non si prende così, ma in questo modo qui, così. Lo immergiamo nella vernice e lo teniamo a 45 gradi. Lo schiacciamo sulla parete così e stiriamo bene la vernice, così. E poi proseguiamo sempre con pennellate orizzontali, altrimenti se la parete la dobbiamo fare in un altro colore schizzeremo il soffitto. Così, sempre piano piano. Stirare bene la vernice e andiamo giù. Profiliamo l'angolo e si va avanti così. Quando arriviamo giù al battiscopa possiamo verniciare anche questo tratto qui, bene così, anche se si sporca un po' il battiscopa non fa niente. Si prende una spugnetta umida e si pulisce subito, così. Perfetto. Per quanto riguarda ragazzi la pulizia del pennello ho fatto già uno shorts e ve lo lascio qui su nelle schede, andatelo a vedere perché è un buon metodo per avere sempre pennelli perfetti e puliti. Bene ragazzi, spero che i miei piccoli consigli di base siano stati utili a voi che avete intenzione di pitturare casa ma non l'avete ancora mai fatto prima. Prima di salutarvi vi do un altro consiglio. Anche i pennelli, quando li acquistate, se è possibile, acquistateli sempre di buona qualità, perché per fare un buon lavoro anche il pennello deve fare la sua parte. Bene, se il video vi è piaciuto mettetemi un bel like, iscrivetevi al canale se vi piacciono i miei contenuti. Io vi ringrazio per la visione e ci vediamo nel prossimo progetto Fai da te. Ciao e buon lavoro a tutti! Piccole nozioni pratiche all'inizio del video e poi partiamo con il pennello. Piccole nozioni pratiche all'inizio del video e poi partiamo con il pennello. Ma tutto questo dopo la sigla. Buona visione!